Randy Rhoads era probabilmente il miglior compositore e musicista che abbia mai incontrato nella mia vita. È entrato nella mia vita come un fulmine, e come tale, è sparito di nuovo. Mi considero uno degli uomini più fortunati al mondo ad averlo non solo incontrato, ma anche ad aver avuto l'onore di lavorare con lui. Custodirò il tempo trascorso con lui fino al giorno della mia morte. Viva Randy Rhoads, viva il rock and roll, vi amo tutti. Queste erano le parole di Ozzy Osbourne, che ancora oggi, a distanza di oltre 40 anni dalla tragica morte di Randy Rhoads, continua a lottare contro il ricordo della perdita del suo grande amico, nonché primo chitarrista della sua band dopo l'allontanamento dai Black Sabbath. Randall William Randy Rhoads nacque il 6 dicembre 1956 a Santa Monica, in California, e fu il più giovane di 3 figli. I suoi genitori erano entrambi insegnanti di musica e suo fratello un giovane batterista. Nel 1958 suo padre lasciò la famiglia e si risposò, e i 3 figli vennero cresciuti dalla loro madre, Dolores, pianista di professione e proprietaria della scuola di musica Musonia, a nord di Hollywood. All'età di 7 anni, Rhoads iniziò le lezioni di chitarra folk e classica presso la scuola di musica di sua madre. Si appassionò alla chitarra rock e la iniziò a studiare con Scott Shelley, sempre presso la Musonia. In breve tempo, però, Shelley si avvicinò alla madre di Rhoads per informarla che non poteva più insegnare a suo figlio, poiché la conoscenza di Rhoads sulla chitarra elettrica aveva superato la sua. Ricevette anche lezioni di pianoforte da sua madre, per aiutarlo a sviluppare la sua comprensione della teoria musicale. All'età di 16 anni, Randy e Kelly Garni, il suo grande amico d'infanzia, formarono la band Little Women. Approssimativamente nello stesso periodo, cominciò a insegnare chitarra nella scuola di sua madre durante il giorno e a suonare dal vivo la sera. Si diplomò alla Burbank High School, partecipando a un programma speciale che gli permise di laurearsi in anticipo, così da poter insegnare chitarra e dedicarsi completamente alla musica. Con l'arrivo di Kevin DuBrow alla voce e Drew Forsythe alla batteria, i Little Women cambiarono presto il nome, in quella che diventò la prima vera band ufficiale di Rhoads, i Quiet Riot. Il complesso divenne in breve tempo uno dei più popolari nel circuito dei club di Los Angeles, e i fan iniziarono a presentarsi ai loro concerti indossando pois, imitando i gilet, le cravatte e papillon che Rhoads portava sul palco. Nel 1975 i 4 ragazzi registrarono il loro primo EP intitolato Magic World. Un anno dopo firmarono un contratto con la CBS Sony Records in Giappone. Nel 77 uscì il secondo EP It's Not So Funny, e l'anno successivo furono pubblicati i primi 2 album della band, Quiet Riot e Quiet Riot 2, che per via di alcuni accordi contrattuali vennero distribuiti solo in Giappone. Durante la registrazione del secondo album, però, la relazione tra DuBrow e Garni si deteriorò completamente, con potenziali risultati catastrofici. Dopo aver sparato ubriaco con una pistola attraverso il soffitto e aver avuto una rissa con Rhoads, Garni ideò un piano per sparare e uccidere DuBrow nello studio di registrazione, The Record Plant. A quel punto Rhoads si trovò costretto a licenziare il suo amico di lunga data e cofondatore della band, e Kelly Garni venne sostituito da Rudy Sarzo al basso. Nel 1979, l'ex cantante dei Black Sabbath, Ozzy Osbourne, si trovava a Los Angeles con l'intento di trovare alcuni musicisti con cui formare una nuova band. Un conoscente di Rhoads del circuito dei club di Los Angeles, il futuro bassista della band Slaughter, Dana Strum, iniziò a chiamare il chitarrista incessantemente per convincerlo a fare un'audizione. Rhoads, in realtà, come confidò al suo compagno di band Rudy Sarzo, non era particolarmente interessato, ma alla fine accettò solo per liberarsi da Strum. Il giorno dell'audizione portò con sé la sua Gibson Les Paul e un amplificatore per fare qualche esercizio, ma in realtà bastarono pochi minuti per convincere Osbourne ad ingaggiare immediatamente il chitarrista americano. Rhoads stesso, ricordando quel giorno durante un'intervista, disse: «Sono arrivato allo studio di Los Angeles e ho suonato giusto un paio di riff. Poi dalla control room ho sentito Ozzy dirmi: il lavoro è tuo. Ho provato una sensazione stranissima, perché tra me e me ho pensato: ma se non mi hai neanche sentito ancora?» Nei giorni successivi all'audizione, Rhoads, Osbourne, Strum e il batterista Frankie Banali suonarono insieme a Los Angeles prima che Osbourne tornasse in Inghilterra. Deluso dall'incapacità dei Quiet Riot di ottenere un contratto discografico americano, discusse con sua madre la possibilità di unirsi a una band già affermata.
Quando lei gli chiese se avrebbe accettato un'offerta come questa, lui rispose: certo. Una volta tornato in Inghilterra, Osbourne parlò con il suo manager Don Arden dell'incontro avuto con Rhodes. Tuttavia, Arden aveva in mente di formare la nuova band con soli musicisti britannici, e l'idea di includere un chitarrista americano sconosciuto non gli piaceva affatto. Osbourne, d'altra parte, aveva intuito il talento di Rhodes e nei giorni successivi continuò a spingere affinché il chitarrista americano venisse ingaggiato. Alla fine, Don Arden cedette alle insistenze di Ozzy e lo contattò per invitarlo in Inghilterra. Rhodes, a quel punto, volò in direzione Londra, ma solo per tornare a casa un paio di giorni dopo, poiché non aveva il permesso di lavoro necessario per entrare nel Regno Unito. Un rappresentante della Jet Records fu inviato per risolvere la questione, ma l'agente non arrivò mai all'aeroporto londinese, e il chitarrista trascorse la notte in una cella prima di essere ammanettato e rimandato negli Stati Uniti il giorno successivo. Osbourne lo chiamò per scusarsi, e furono inviati i documenti corretti per farlo tornare in Inghilterra. Rhodes volò il 27 novembre 1979 e si incontrò con Osbourne e il bassista Bob Daisley negli uffici della Jet Records a Londra. Il trio viaggiò in treno fino alla casa di Osbourne, a Bulrush Cottage, che ospitava anche una sala prove. Fu qui che il ragazzo visse con Osbourne, la sua allora moglie Thelma e i loro 2 figli, durante le sue prime settimane in Inghilterra. Anni dopo, Osbourne scrisse nella sua autobiografia di non capire perché un musicista così talentuoso come Rhodes avrebbe voluto coinvolgersi con un alcolizzato ingozzato come lui. Sta di fatto che i due scoprirono ben presto di avere un grande feeling, sia a livello professionale che umano. Osbourne lasciò libero spazio al modo di suonare e alla fantasia di Rhodes, tanto che lo stesso chitarrista propose di suonare i nuovi pezzi in scale diverse. Il giornalista di AllMusic, Steve Huey, anni più tardi descrisse il riff principale della chitarra di Crazy Train come un classico, e con una scala minore completa, in un modo non visto dai tempi d'oro di Ritchie Blackmore con i Deep Purple. Nel 1980, con l'arrivo di Lee Kerslake, ex batterista degli Uriah Heep, e di Don Airey alle tastiere, la band iniziò il suo primo tour mondiale e pubblicò il suo primo album dal titolo Blizzard of Oz. Il successo del disco fu straordinario, e il gruppo si esibì dal vivo in più di 100 concerti, insieme ad altre band come Def Leppard e Motorhead. Gli assoli di chitarra di Crazy Train e Mr. Crowley, i 2 singoli dell'album di debutto, si sono classificati rispettivamente al 9° e 28° posto nella lista dei migliori assoli di chitarra secondo i lettori di Guitar World. Crazy Train si è piazzata al 51° posto nella lista delle 100 migliori canzoni di chitarra di tutti i tempi stilata da Rolling Stone. Da lì a poco, Rhodes divenne rapidamente uno dei chitarristi più rispettati e ammirati nella scena heavy metal. Le sue idee rivoluzionarie vennero messe in pratica anche nella costruzione di nuovi strumenti. La chitarra che utilizzò per gran parte del tour e per la registrazione dell'album fu una Flying V, personalizzata da Carl Sandoval, un dipendente della Charvel Guitars. Successivamente Grover Jackson, proprietario della Charvel e Jackson, costruì su richiesta del chitarrista un nuovo modello di chitarra che sarebbe poi diventato un'icona metal degli anni '80. Una Jackson con la V rifinita in bianco e con parti metalliche dorate. Infine, Rhodes contattò anche la casa di amplificatori Marshall, a cui fece modificare sia il suono che l'estetica di alcune casse acustiche. Durante una pausa prima di partire per il loro primo tour negli Stati Uniti, sia Kerslake che Daisley furono improvvisamente licenziati da Sharon, la manager della band e futura moglie di Osbourne. I due vennero sostituiti dal batterista Tommy Aldridge e il bassista Rudy Sarzo, che era stato già compagno di band di Rhodes nei Quiet Riot. Diary of a Madman, il secondo album, fu pubblicato poco dopo nell'inverno del 1981. Nonostante non avessero preso parte alle registrazioni, i nomi e le foto di Aldridge e Sarzo comparvero comunque sulla copertina dell'album. Quello fu anche il periodo in cui Rhodes confidò ai compagni di band e all'amico Kelly Garni di voler lasciare il rock per qualche anno, per conseguire una laurea in chitarra classica alla UCLA di Los Angeles. Ci sono anche altre voci che riportano un desiderio di abbandonare la band di Ozzy una volta scaduto il contratto, poiché agli occhi del chitarrista, e non solo, sembrava stesse evolvendo più in un progetto solista che in un autentico gruppo. Inoltre, il problema legato al vizio di bere del cantante, molto spesso, rendeva complicata la situazione. La costante voglia di migliorare e conoscere nuovi stili ed idee da parte di Rhodes è sottolineata anche dal fatto che durante tutti i tour con Osbourne, il giovane chitarrista americano non perdeva mai l'occasione di cercare insegnanti di chitarra locali, con cui scambiare punti di vista, pareri e conoscenze. Così come il precedente Blizzard of Oz, anche Diary of a Madman ottenne un grandissimo successo. In particolare,
Il lavoro chitarristico neoclassico di Randy Rhoads ricevette numerosi elogi da parte della critica e del pubblico. Quel lavoro però, purtroppo, rappresentò la drammatica fine della brillante carriera musicale di Randy Rhoads. Il 19 marzo 1982, a Leesburg, Florida, mentre era ancora impegnato in tour con la band per promuovere il successo planetario dell'album, il talentuoso chitarrista americano perse la vita in un tragico e assurdo incidente aereo. Dopo una lunga guida notturna, direzione Orlando, Andrew Aycock, l'autista del pullman della band, si fermò a Flying Baron Estates, una proprietà di Jerry Calhoun, titolare di un'azienda di produzione e noleggio di pullman turistici a Leesburg, in Florida. La fermata avvenne per risolvere un guasto all'aria condizionata del veicolo. Sulla proprietà c'era anche una piccola pista di atterraggio circondata da elicotteri e aerei più piccoli, oltre a 3 case. Aycock, possessore di una licenza da pilota, persuase il tastierista della band, Don Airey, e il manager Jake Duncan a partecipare a un volo di prova con lui su un Beechcraft Bonanza F-35 del 1955, custodito in un hangar lì nelle vicinanze. Tutto ciò avvenne senza alcuna autorizzazione e soprattutto senza il consenso del proprietario dell'aeromobile. Il breve volo, durante il quale effettuarono diverse sorvolate a bassa quota sopra la zona, si concluse con un atterraggio sicuro dell'aereo. Poi Aycock prese con sé Rhoads and Rachel Youngblood, 58 anni, la truccatrice, parrucchiera e sarta del gruppo, per un altro volo. Don Airey persuase Randy a partecipare nonostante la sua paura di volare. Rhoads apparentemente acconsentì a salire a bordo per 2 ragioni. La sarta aveva problemi cardiaci, quindi Aycock accettò di non fare nulla di rischioso. Inoltre, Rhoads voleva scattare delle foto, dato che uno dei suoi hobby era la fotografia. Durante il secondo volo, Aycock sorvolò più volte a bassa quota sopra il pullman della band con l'intento di svegliare gli altri membri del gruppo e dell'equipaggio, che erano rimasti a dormire. Le manovre rischiose ebbero successo 2 volte. Il terzo tentativo, invece, fallì. Mentre l'aereo volava a circa 3 metri dal suolo, a una velocità compresa tra 220 e 290 km/h, l'ala sinistra del Bonanza entrò in collisione con la parte posteriore del bus. A quel punto, l'aereo fece una spirale sopra il pullman della band e si schiantò contro il muro e il tetto del garage della villa di Calhoun, esplodendo all'impatto e incendiando la casa. Il pilota, la truccatrice e il chitarrista morirono sul colpo. In seguito al tragico incidente, emerse che Aycock, durante il viaggio in bus, aveva assunto cocaina, che il suo certificato medico per la licenza da pilota era scaduto da molto tempo, che non aveva mai pilotato aerei di quel tipo e che in passato era già stato coinvolto in un incidente in elicottero, nel quale perse la vita un bambino di 12 anni. Don Airey, che si trovava fuori dal pullman per scattare delle foto, raccontò che poco prima che l'ala dell'aereo colpisse il bus, vide Rhoads e Aycock coinvolti in una sorta di lotta nell'abitacolo. Altri testimoniarono che Aycock sembrava particolarmente nervoso quel giorno a causa di un tentativo fallito di riconciliarsi con la sua ex moglie, presente nel tourbus con loro in quei giorni. C'è anche chi sostiene che quella manovra venne eseguita con l'intento di colpire il pullman, ma la verità rimarrà sempre un mistero. Ciò che è certo è che gli esami su Randy Rhoads riportarono che nel corpo del chitarrista non erano presenti né tracce di droga né tracce di alcol. La tragica notizia si diffuse rapidamente in tutto il mondo. Il concerto di Orlando fu inevitabilmente annullato, e in quella giornata un velo di tristezza avvolse la scena musicale mondiale. Randall Rhoads, the band's lead guitarist, the makeup artist Rachel Youngblood, and a pilot were killed. Randy Rhoads lost his life. You probably heard earlier. Lead guitarist, Randy was a key member of Ozzy's band and will be missed as a person and as a musician. 2 other people. Il rivoluzionario e inimitabile sound proposto da Rhoads, che spaziava dalla musica classica al jazz, è stato a lungo fonte di ispirazione per numerosi artisti. Personalità della chitarra come Zakk Wylde, Dimebag Darrell, John Petrucci, Kirk Hammett, Buckethead, solo per citarne alcuni, hanno cercato di emulare la magia di Rhoads, incorporando elementi del suo stile eclettico nei propri repertori. La rivista Rolling Stone, omaggiando il chitarrista americano, scrisse: «Se non fosse stato per la sua prematura scomparsa nel 1982, l'enorme influenza di Randy Rhoads sulla chitarra heavy metal avrebbe sicuramente conosciuto un'espansione moltiplicata per 100. Il suo straordinario contributo alla musica è stato ufficialmente riconosciuto anche dalla rivista Guitar World, che ha collocato Randy Rhoads al 4° posto nella prestigiosa classifica dei 100 migliori chitarristi metal di tutti i tempi.
Mr. Crowley è stato riconosciuto come il miglior assolo di chitarra metal da Digital Dream Door, mentre quello di Crazy Train è stato inserito alla 51esima posizione nella classifica delle 100 migliori canzoni di chitarra secondo Rolling Stone. Quel tragico incidente del 19 marzo 1982 ha privato la musica rock di uno dei talenti più puri e originali di sempre, il cui impatto ancora oggi continua ad influenzare e ispirare le nuove generazioni.